Allora, oggi facciamo le cipolle caramellate. Le cipolle caramellate hanno un sapore ricco e pieno, con delle leggere note agrodolci. Sono morbide e si sciolgono letteralmente in bocca. Come primo passo, sbuccia le cipolle e tagliale a fette sottili. Puoi caramellare qualsiasi tipo di cipolla, cipolle bianche, gialle, rosse o scalogno. Noi di solito caramelliamo le cipolle gialle o quelle rosse. Puoi tagliare prima le cipolle a metà e poi affettarle, oppure puoi affettare la cipolla intera. In entrambi i casi, non affettarle né troppo sottili né troppo spesse. Intorno ai 4 mm va bene. Cerca di tagliare fette dello stesso spessore, in modo che le cipolle si cuociano uniformemente. Per cuocere le cipolle avrai bisogno di una padella con un fondo spesso, che distribuirà il calore più uniformemente. Se la padella ha un fondo troppo sottile, le cipolle si attaccheranno subito e si bruceranno. Per quanto riguarda il materiale, puoi usare una padella antiaderente, di ghisa o di acciaio inossidabile. Quindi in una padella antiaderente con un fondo spesso metti un filo d'olio extravergine d'oliva, poi aggiungi le cipolle. Condisci con un cucchiaio di zucchero e 2 pizzichi di sale e soffriggi a fuoco medio per circa 5 minuti, mescolando di tanto in tanto e separando gli strati delle cipolle. Allora, puoi sicuramente fare le cipolle caramellate senza lo zucchero, semplicemente caramellando gli zuccheri naturali delle cipolle. Ma con un tocco di zucchero il sapore di queste cipolle sarà incredibile. Poi, quando le cipolle iniziano ad ammorbidirsi, aggiungi una tazza d'acqua e metti il fuoco a medio-basso. Lascia sobbollire dolcemente le cipolle per circa 40 minuti. Ti consiglio di impostare un timer e ricordati di controllare le cipolle di tanto in tanto, ogni 10 minuti circa, per dargli una mescolata veloce. Dopo 40 minuti le tue cipolle dovrebbero essere molto morbide e l'acqua completamente evaporata. La padella dovrebbe essere calda e asciutta, ma le cipolle ancora piuttosto succose. A questo punto alza il fuoco e aggiungi un cucchiaio di aceto nella padella calda. Mescola costantemente le cipolle per circa 2 o 3 minuti per mescolarle con l'aceto. La padella è molto calda in questa fase, quindi mescola per tutto il tempo. Puoi utilizzare l'aceto di mele per le cipolle bianche e gialle, o l'aceto balsamico per le cipolle rosse. Poi, se le cipolle si attaccano un po' alla padella, non fa niente. Continua a mescolare con un cucchiaio di legno e raschia tutti i pezzi rosolati dalla padella. Ma assicurati che le cipolle non inizino a bruciare. L'aceto serve a deglassare la padella, aggiunge acidità e amplifica molto il sapore delle cipolle caramellate. Prova ad assaggiare le cipolle prima e dopo aver aggiunto l'aceto per sentire che differenza. Poi, quando l'aceto è evaporato completamente, spegni il fuoco, assaggia le cipolle, aggiusta di sale se necessario e le tue cipolle caramellate sono pronte. Se hai usato cipolle bianche o gialle, una volta caramellate dovrebbero avere un colore dorato intenso. Se invece hai usato cipolle rosse, dovrebbero essere molto lucide e di un colore viola scuro. Poi, se ti stai chiedendo come utilizzare le cipolle caramellate, abbiamo un capitolo completo sul nostro blog. Ma per darti un paio di idee veloci, per esempio, puoi servirle insieme al nostro tonno vegetale. Si abbinano perfettamente con quello, specialmente su una patata dolce al forno. Basta aggiungere delle cipolle caramellate sopra per rendere davvero speciale questo pasto e fare una cena facile ma strabuona. Ma puoi anche provarle sul pane tostato con una crema di tofu. In questo modo sono perfette come spuntino o anche come antipasto. Inoltre puoi sicuramente preparare queste cipolle caramellate in anticipo, perché si conservano molto bene in frigorifero per circa una settimana. Bene, io spero che questo video ti sia stato utile, ci vediamo presto con una nuova ricetta.